E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Non voglio fare un video lunghissimo, però in breve vi spiegherò come posizionare le celle in un pacco batterie. Se vuoi andare a costruire un pacco batterie con celle 18650, 21700, 26650 eccetera eccetera eccetera, sappi che in base a come li vai a posizionare ti cambiano tante cose. Ti cambia la semplicità dell'assemblaggio, ti cambia alla fine anche il voltaggio, le prestazioni eccetera eccetera. Partiamo con simulare la progettazione e costruzione di un pacco batterie 12 volt, perciò 1 2 3 celle in serie. Questo pacco batterie è semplicissimo, con sole 3 celle. In questo caso utilizzo delle Samsung 29E, Samsung 29E riciclate, ricellate da un vecchio pacco batterie da scooter enorme ragazzi, sono tutte funzionanti ovviamente. Perciò questo è un 3S 1P. Se voglio andare ad aumentare la capacità e la potenza di questo pacco batterie, cosa devo fare? Aumento i paralleli, sempre 3 celle in serie, però 2P, così ho raddoppiata la capacità del pacco batterie. Mettiamo il caso che prima erano 3000 mAh, anche se queste non arrivano a 3000, ma noi mettiamo il caso siano 3000, sono ora 6000, perciò è un pacco batterie 12,6 volt massimo da 6 ampere. Aumentiamo ancora di più, 1 2 3 paralleli, 3 6 9 ampere. Aumentiamo ancora di più, 12 ampere e così via ragazzi. Più ampere ti servono e più celle in parallelo devi mettere. Mi raccomando, non sbagliare a inserire appunto positivo o negativo, devono sempre andare così, positivi, negativi, positivi. Se invece il pacco batterie deve essere 4S, 1 2 3 e 4. Mi raccomando anche un'altra cosa: quando utilizzi celle ricondizionate testale prima. I miei studenti lo sanno, hanno l'obbligo prima di saldare un pacco batterie utilizzando celle ricondizionate di testare tutto, perché non puoi mettere in un pacco batterie celle morte, celle difettose, celle già stanche che stanno andando a morire piano piano. Non lo fare mai. Se utilizzi celle nuove, mi raccomando, utilizza solo quelle originali brandizzate, non puntare al risparmio, perché se punti al risparmio hai grossi problemi. Queste sono 3 celle commerciali a basso costo, sono Ultrafire 6008 e XBAL 8008, sempre 18650. Sono delle sole estreme ragazzi, hanno capacità falsissime, non arrivano neanche a 100 mAh, tanto per farti capire. Non utilizzatele mai. Poi ti ricordo i miei fascicoli tecnici, oltre che il corso Battery Maker. I fascicoli tecnici li trovi sotto in descrizione, tutti i link sono su Amazon, spedizione inclusa, free Amazon Prime. In questi fascicoli troverai tante informazioni e un riassunto del corso Battery Maker. Per esempio, la cosa importantissima sono queste pagine. Qui potrai andare a censire, a studiarti le celle che hai. Per esempio, questa è una Samsung 29E. Io vado a cercare Samsung, allora Panasonic, Samsung, vado a cercare la 29E e il mio libricino mi dirà se sono celle false o celle originali. 26H, 26J, 28A, Samsung 20 20 20 20 29, eccola qui, INR 18650 29, colore purple della pellicola, colore bianco della cartina, eccola qui, purple e bianca, perciò vuol dire che questa cella, eccola qui, ti zoom, è originale come da
fascicolo. Questo lo devi fare su tutte le celle che recuperi, anche su quelle nuove, per essere certo che quello che hai acquistato è originale. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto un like, un commento, mi raccomando. Powerwall Maker è un altro corso dedicato a tutti coloro che vogliono andare a costruirsi un gruppo d'accumulo per l'appartamento. Sotto tutti i link al sito e alla piattaforma. Ti aspetto, ciao e al prossimo video.